E ci siamo e siamo anche in diretta, buonasera, bentornati, facciamo finta che avete anche appena assistito alla nuova sigla. La nuova sigla. La nuova sigla è che è simile a quella di prima, ma alla base ce l'ha fatta un nostro amico che tu conosci, quindi con dedica. Dai. E quindi ci hanno dedicato anche il sound di questa sigla. Allora vedo molti di voi già sintonizzati, ma intanto un grande grazie a Marco Enrico De Graia per essere con noi, come stai? Bene, grazie a te e ciao a tutti. Protagonista assoluto di questo canale, anche autore a culto perché ci sentiamo spesso, chiedo consigli, insomma. Sì. E ogni volta che ci vediamo nascono delle chicche di quelle che diventeranno puntate future. Direi proprio di sì, ne abbiamo imparato proprio adesso. Bene, allora intanto giusto per dare il tempo anche ad altri, anche se ci scusiamo ma in realtà abbiamo tardato qualche minuto, però vedo che già Salvatore, Piredda, Maurizio, Zarcone, Vanessa, Marianna, Francesco, insomma so che siete tanti, quindi come al solito Hare Krishna a tutti quanti, ci siamo, partiamo, l'argomento di oggi l'avevamo anche annunciato. L'avevamo annunciato, è un argomento decisamente particolare. Per chi mi segue non è un argomento nuovo, perché andiamo a togliere un po' di polvere da sopra due avvenimenti decisamente strani, ossia il viaggio in cielo di Enoch e il viaggio in cielo di Maometto, che sono due avvenimenti nell'Islam. Quello di Maometto è noto a tutti, mentre invece qui in Occidente quello di Enoch, ahimè, non lo è più. Proprio solamente un inciso è perché nella nostra Bibbia il libro di Enoch è stato tolto, no? Non c'è più. Ma ad esempio i copti che non hanno subito l'influsso europeo, nella loro Bibbia, quindi in Egitto, quindi in Etiopia, in Eritrea, in Sudan, eccetera, nella loro Bibbia il libro di Enoch c'è ancora, quindi è noto. Ed è un libro che ritorna spesso nelle puntate, adesso magari quando poi capita che raccontiamo qualcosa di qualche puntata precedente lo andremo anche a dire, ogni tanto andremo anche a salutare Patrizio, Francesco, Multiclaudio e tutti coloro che ci vanno a scrivere. Voi se avete qualche domanda voi la potete sicuramente scrivere, di tanto in tanto vi daremo anche voce, perché il bello delle dirette è anche questo. È questo. Magari per favorire un attimo Gianluca, se fate una domanda magari scrivete domanda davanti in modo tale che sia più facile recuperararla. Vedo anche il nostro regista che sta, il nostro Manuel, è quello lì. Che adesso esatto. partiamo perché diamo anche le istruzioni per approfondire da subito quello di cui stiamo raccontando. Ma va bene. Allora, siccome in Italia, inteso in italiano, esiste un solo libro che ha al suo interno tutti e tre i libri di Enoch, in cui io ho fatto l'introduzione e ho seguito tutta la parte storica riferita alle note. Tenete presente che è un librone di quasi 600 sulle 600 pagine, ha circa 2000 note all'interno, perché purtroppo è un po' come fosse la Bibbia, no? Ci sono tantissimi argomenti e chi non è avvezzo per poterlo favorire. Quindi quello che adesso vi farà vedere o che state vedendo è il libro di Enoch a cui io ho partecipato, e comunque è l'unico che ha tutti e tre i libri di Enoch. Ma non approfondiamo questo, perché i libri di Enoch c'è quello etiope che è più famoso, poi c'è quello slavo che è già conosciuto da pochi, e poi c'è il terzo libro di Enoch, o quello ebraico se volete, che in Italia è arrivato solamente 2 anni fa con questa traduzione. Si parla di voli in cielo, quindi di qualcuno che va verso l'alto a fare qualcosa, non ci va tanto per, eccolo qua, subito cominciamo con un po' di immagini. E allora entriamo nel vivo di questo argomento. Sì, allora direi che dobbiamo partire da Enoch, non fosse altro perché è avvenuto molto tempo prima. Chi è Enoch? Enoch è uno dei primi discendenti di Adamo, è ancora un patriarca di quando i discendenti di Adamo, diciamo questa stirpe, avevano ancora una vita molto molto lunga. Suo padre, suo figlio, suo nipote sarebbe Noè, tanto per intenderci, era il nonno di Noè, vivevano almeno 850 anni, ma molti superavano i 900 anni.
quindi siamo in un'epoca immediatamente dopo l'uscita dal paradiso terrestre. Non sappiamo dove abitasse il nostro Enoch, sappiamo che nelle sue vicinanze vi erano gli altri patriarchi, quindi gli altri conoscenti, e quindi significa che siccome all'uscita dall'Eden sono andati verso oriente, potrebbe essere dove? Nella valle dell'Indo, sugli altopiani della Persia, non lo sappiamo, comunque la zona benché un po' ampia è questa. Ora cosa succede? Succede che il nostro Enoch era una persona molto pia, quindi era una persona molto onesta, era molto brava, si faceva di tutto per aiutare gli altri e via discorrendo. Un giorno era presso gli affari suoi, a casa sua, e gli si presentano due angeli. Allora attenzione, noi traduciamo come angeli perché così fanno le nostre Bibbie, ma in realtà nel testo ebraico c'è scritto malak o malachim, se sono al plurale, che è un termine che viene comunemente tradotto con angeli, ma in realtà non sappiamo. Però quello che siamo certi è che non avevano la luce sulle spalle, perché vengono sovente, e poi lo vediamo successivamente, confusi con le persone fisiche, cioè a vederli così erano come noi, diciamo. Arrivano questi due angeli e gli dicono a Enoch che deve andare con loro. Enoch sa che non può dire di no a una richiesta degli angeli, perché questi, oltre che essere i guardiani, gli osservanti, no, di chi abitava sulla terra, erano anche persone che non erano abituate a sentirsi dire di no. Non era ancora successo, ma insomma poi lo vedo. Anche perché, come insegna Biglino, meglio non farli arrabbiare. Meglio non farli arrabbiare. Perché pochi sopravvivevano all'incontro con gli angeli. Esatto, prendiamo Sodoma e Gomorra, ma anche il Corano ne fa degli esempi, e quindi diciamo che se ti dicevano che devi fare qualcosa non dovevi stare lì a tentennare, ma dovevi muoverti. Viene preso Enoch, viene caricato su un carro volante, e lascio ad ognuno di voi immaginare che cosa possa essere questo carro volante. Comunque era questo strumento meccanico guidato da questi angeli che si stacca da terra e va in cielo. Qui non possiamo entrare troppo nei particolari, comunque viene portato in cielo, nel primo cielo, ha un incontro con qualcuno della gerarchia angelica, e che gli dice: guarda che sulla terra ci sono degli angeli che si sono ribellati ai nostri ordini, tu adesso scendi giù, li vai a contattare e gli vai a spiegare che devono rientrare, no, nei ranghi, perché saranno puniti, eccetera, eccetera. Enoch diventa ambasciatore, scende giù, percorre tutta la strada, va fino a dove ci sono tutti questi angeli, che sarebbero sostanzialmente i 200 angeli guidati da Semiasa, che si sono ribellati alla volontà di Dio. Qual era la ribellione nei confronti di Dio? Era quella che loro avevano preso per mogli delle donne della terra, no? Cosa che non era voluta da queste persone che vivevano in cielo, perché loro dovevano venire giù, osservare chi c'era sulla terra, ma non fare... Un po' come Star Trek, non interferire, quelli altro che interferire, quelli no, perché lasciano anche tracce viventi. Tracce viventi, perché si erano sposate con loro e avevano avuto figli e figlie, quindi il problema è che a quel punto lì cosa succedeva? Che poi questi si sarebbero voluti poi interessare a lasciargli un'eredità, a lasciargli quindi dei piccoli regni, qualche cosa. A quel punto Enoch, questi si disperano, non vogliono essere condannati, eccetera, eccetera. Lui ritorna dai suoi angeli, lo riportano in cielo e va a riferire che questi, in fin dei conti, non è che abbiano fatto chissà che cosa. A farla breve, questi vengono condannati a stare sulla terra per 1000 anni, no? Dopodiché sarebbero potuti poi rientrare nei ranghi. Rimanere sulla terra 1000 anni significa che questi vivevano più di 1000 anni, e questo rientra tutto nel discorso che questi malak barra angeli in realtà vivevano molto a lungo.
Qui ci colleghiamo, adesso poi leggiamo anche qualcosa, ci colleghiamo anche ad una probabile spiegazione, perché quando si parla di Anunnaki, quando si parla di Elohim, poi ci si chiede spesso, ma questi erano qua in esilio, ma come mai, ma non potevano tornare? Questa potrebbe essere una spiegazione. È una spiegazione di un gruppo di loro. Adesso, tanto poi ci colleghiamo dopo al Corano. Nel Corano c'è scritto specificatamente che gli angeli caduti sono qui sulla terra per punizione, non possono rientrare in cielo e attorno alla terra volano, questa è la traduzione del Corano, dei bolidi guidati da degli angeli per fare in modo che questi non possano alzarsi e ritornare in cielo. Bene, allora piccola pausa, nel senso che diamo una rapida lettura ai vostri messaggi, quindi salutiamo Multiclaudio, Saretta che è una grande nostra amica, è stata anche parte della redazione, poi ci chiedono per il futuro qualcosa riguardante Dante, ci stiamo lavorando. Però leggiamo questa, ti risulta linguaggio enochiano che pare essere la lingua degli angeli? Anche io ho trovato questi riferimenti, la lingua enochiana. Dunque, allora, il discorso è questo, sì, è probabile che all'epoca i nostri patriarchi, perché non parlavano ebraico, per un motivo molto semplice, perché l'ebraico non esisteva ancora, l'ebraico come lingua si è formata dopo il ritorno dall'esilio in Egitto, quindi con Mosè. Quando arrivarono in Egitto si andarono ad abitare in quella terra di Canaan, che poi divenne la Giudea, e adottarono questa lingua che parlavano loro, una lingua semitica mischiata con il fenicio, e nacque l'ebraico. La scrittura ebraica arrivò ancora dopo. Quindi, siccome qui ci troviamo prima del diluvio universale e ci troviamo diretti discendenti di Adamo, quindi Adamo quando era nell'Eden e parlava con gli Elohim, e questo qui si doveva far capire, è difficile, cioè sicuramente non parlava ebraico, ma non sappiamo che lingua parlasse, evidentemente parlava la lingua degli Elohim, quindi non lo possiamo sapere perché non c'è scritto da nessuna parte, ma è plausibile ritenere che parlassero la stessa lingua che parlavano gli Elohim, e quindi la lingua degli angeli, e quindi entrando di nuovo nella fantascienza, ma sempre facendo finta, anche la lingua elfica è un po' stilizzata, e vanno raccontando di questi esseri che hanno portato anche la loro lingua. Andiamo veloce. Patrizio scrive: cos'erano i libri della saggezza divina? Dunque, allora, qui facciamo un passo avanti. Quando Enoch si trova poi in paradiso, perché dopo la visione che ha fatto viene di nuovo preso e viene portato in paradiso. Qui c'è tutto un tour che adesso andremo a spiegare, gli fanno conoscere il primo cielo, il secondo cielo, il terzo fino al settimo, gli fanno conoscere tutta una serie di segreti che ci sono nel cielo, e poi gli chiedono di scrivere i libri della saggezza, ossia tutto ciò che gli angeli gli avrebbero insegnato in paradiso. E il nostro Enoch si mette lì e scrive libri, dopodiché poi viene riportato sulla terra. Il suo compito era quello di insegnare tutto quanto aveva imparato e lasciarlo ai suoi figli, ai suoi eredi, ai suoi nipoti, pronipoti, perché lì la vita era talmente lunga che avevi più generazioni, no? All'interno. E questi sono i libri della saggezza, però in realtà dobbiamo tenere presente una cosa: qui essendo in epoca ancora pre-diluvio, non esistevano i libri come li intendiamo noi. All'epoca venivano chiamati libri i rotoli, no? Cioè ogni rotolo è un libro. Ad esempio la Bibbia, biblos, no? In greco vuol dire libri. Perché? Perché è una raccolta di quelli che una volta erano i rotoli, no? Quindi all'epoca, sapete, in Egitto, i papiri, eccetera, eccetera, erano dei rotoli. I rotoli del Mar Morto. I rotoli del Mar Morto. Tra i più famosi. Ci chiedono al volo, Francesco Zani, sarebbe bello farci spiegare a Marco cos'è la tavola di Smeraldo. E qui però si va a parlare di Ermete Trismegisto. Non è cosa, però te la dico in due parole. È una
tavola, almeno questo dice il mito, perché non la conosciamo, non sappiamo dov'è, se c'è, se non c'è più, eccetera, eccetera. Una tavola verde smeraldo, attenzione, non è che fosse di smeraldo inteso come pietra preziosa, era verde smeraldo, su cui venne inciso un qualche cosa da Ermete Trismegisto, che vuol dire 3 volte grande, no? Che era riferito alla sua saggezza. Pare che la frase più famosa che sia stata incisa sopra questa tavola sia così è in alto, così è in basso. Come in alto, così è in basso, che compare ovunque ed è una delle leggi che compare in tutte le civiltà e viene rispettata ancora oggi come regola di struttura e per le costruzioni. Ecco. Proseguiamo, perché allora adesso poi di tanto in tanto andiamo a vedere anche quello che ci... visto che siamo un po' in argomento, sì, l'ultima dell'Uomo Tigre che conosco di vista, intendo dire. Dice Lucifero, puoi leggere? Allora, Lucifero era effettivamente un angelo o apparteneva alla specie degli Elohim? Allora, domanda che mi permette di spiegare una cosa. Dunque, gli Elohim in realtà, secondo la tradizione rabbinica, erano angeli, perché la gerarchia angelica è formata da 11 tipologie diverse di angeli. La 12ª è il Dio creatore, che nessuno conosce, non si sa il nome, eccetera, eccetera. Il nostro Yahweh, che era un Elohim, è un angelo che appartiene a metà della gerarchia. Quindi non era un livello altissimo, era di un livello medio. Come dice anche Biglino, non era neanche uno di quelli era neanche uno di quelli importanti, ma è vero. È stato affidato un popolino neanche tra i più ambiti dell'epoca. Direi proprio di no, perché era anche difficile da governare. E ci ha fatto anche poco, perché poi quella famosa promessa non risulta ancora... Sì, quella non risulta ancora, però bisogna vedere se lui, perché c'è un'antica tradizione che pare che il nostro sia, perché questi erano tutti militari, teniamo presente, e lui in effetti si comportava da militare, gli sia stato dato un altro compito e c'è una tradizione che dice che sia stato mandato nelle Americhe e quindi lo si sia ritrovato come personaggio, e pare che io però purtroppo i miti mesoamericani non li conosco, comunque lo abbiano ritrovato come tipologia di persone come fra gli Olmechi, fra quelli che comandavano gli Olmechi, certamente non quelli che... Però diciamo sempre, questi libri, queste storie parlano dei militari, ma non c'erano solo i militari, no, non c'erano andando in altre zone in realtà c'era chi portava la musica, chi certo, però questi erano militari. Certo. Comunque, solo per finire, il termine Lucifero in realtà è un termine biblico che fa riferimento, cioè proprio come etimologia del termine, è il portatore di luce. No? Lucifero è il portatore di luce, e quindi non era un angelo, ma non era neanche di quelli decaduti, era proprio uno che portava la luce nel senso della conoscenza, no? Però insomma non vogliamo divagare, andiamo. Se andate a vedere anche per chi è di Torino, la statua che lo rappresenta infatti ha in mano la piuma, quindi simbolo di conoscenza. Simbolo di conoscenza per la Va bene, nel frattempo poi anche grazie a tutti coloro che stanno condividendo ovunque questa nostra fantastica diretta, quindi passiamo in lunedì insieme, è arrivato anche un altro nostro elemento da redazione a cui diamo subito qualcosa da fare. Qualche cosa da fare, no? Perché il parallelismo è quindi gente che ascende, c'è un po' in tante culture, il volo verso l'alto, verso quello che accade. Ritorniamo a noi. Il nostro Enoch viene riportato appunto in cielo, viene aperta la prima porta dove ci sono dei guardiani, si accede quindi al primo cielo gli vengono fatte conoscere già alcune cose, poi lì riprende il volo, va nel secondo cielo, anche qui ci sono degli angeli che aprono le porte, eccetera, eccetera, per arrivare fino al settimo cielo. Per arrivare al settimo cielo gli fanno conoscere anche degli ambienti, diciamo così, no? Che sono dei pianeti che vengono incontrati lungo il percorso. Quindi ecco, vedete adesso un esempio di un pianeta di fuoco, no?
che viene descritto. Noi non sappiamo se c'erano dei vulcani, non ne abbiamo idea, poi ce ne sono degli altri che sono completamente brulli, ne trova alcuni che invece, lasciamo un attimo su questa, ne trova alcuni dove lui vede delle schiere di angeli che si incamminano presumibilmente verso dei lavori forzati, e lui chiede, no? Come Dante chiedeva a Virgilio, così lui chiede, no? All'angelo che lo sta accompagnando, dice: ma questi, no? che cosa stanno facendo? Ecco, no, questi sono angeli che si sono ribellati e stanno pagando le loro pene, quindi ai lavori forzati. Quindi vede mondi sconosciuti, vede anche dei pianeti bellissimi, addirittura completamente ricoperti da vegetazione, ma una vegetazione che lui non conosce, che non ha mai visto. Poi gli vengono rivelati ad esempio i segreti, però questi sono segreti astronomici che i nostri astronomi del giorno d'oggi conoscono tutti, cioè i cicli del viaggio del Sole e della Luna giorno per giorno, che siccome dalla primavera e l'autunno sembra che escano da un certo punto ed entrino sottoterra da un altro, mentre invece in estate sono un posto più basso, in inverno sono un posto più vicino, e quindi lui gli racconta che ci sono tutti ingressi, cioè i cicli e ricicli. Acquisisce tutta una serie di informazioni. A questo punto, l'abbiamo già detto prima, c'è la questione invece della scrittura, no? della Sapienza, che poi gli verrà poi portata ai suoi figli e nipoti, e insomma lui sale fino a quando viene portato al settimo cielo. Al settimo cielo viene avvertito che verrà presentato dove c'è il capo di tutta la questione, no? Cioè il grande re potente, no? Di tutti questi cieli, di tutti questi eserciti, eccetera. Quindi viene introdotto in una grandissima spianata dove c'è un enorme esercito schierato, e a tutto attorno, ecco qui abbiamo un esempio, no, dell'esercito schierato, che potresti dire te. Tratto da Star Wars, quindi l'esercito dei cloni. Esatto, perché è un esercito di angeli che sono tutti vestiti di bianco, no? Come in questo caso. E tutto attorno vi sono parcheggiati i carri che questi usano per i loro viaggi. Ora, i carri che vengono utilizzati vengono descritti nel terzo libro di Enoch, e vi è un capitolo apposta dove vengono illustrati più di quasi 30 carri volanti, e ci sono carri molto grandi, ci sono carri molto veloci, ci sono carri grandi, ci sono carri piccoli, eccetera, eccetera. A questo punto lui viene introdotto al grande capo, che noi potremmo identificare biblicamente con Elion, che è identificato come il capo, no, del congresso, però non sappiamo se è lui, perché Elion magari era il capo di una certa zona, sì, questa è ancora più in alto, e viene fatto presente che lui è Enoch, che quindi insomma il migliore degli abitanti della terra, eccetera, eccetera. A quel punto gli viene detto che lui doveva scrivere quei libri, una volta che li aveva scritti doveva ritornare sulla terra, consegnare la sapienza alla sua discendenza perché la diffondesse all'umanità, e poi doveva ritornare lì e lì rimanerci per sempre. Quindi lui ritorna sulla terra, chiama tutta la famiglia, li porta tutti lì, spiega com'è la situazione, spiega che lui ora se ne andrà e non lo vedranno mai più, e gli angeli lo caricano di nuovo sul suo carro e se lo portano in cielo. Lui a questo punto il primo e il secondo libro sono finiti, c'è il terzo libro. Il terzo libro di Enoch narra che vi era attorno all'epoca, appena dopo Gesù, diciamo nel primo secolo, l'epoca che stavano scrivendo i Vangeli per capirci, c'era Rabbi Ishmael, no? questo rabbino che conosceva tutta la Bibbia a memoria, che ha passato tutta la vita a studiare, eccetera, eccetera.
e anche lui un giorno viene preso, no? E portato in paradiso, no? Perché questa era la sua unica grande aspirazione, sarebbe stata quella di poter vedere ciò che lui aveva studiato nelle loro terre. Nelle loro terre, perché quindi mi collego anche alla fine del Signore degli Anelli, Bilbo e Frodo che vengono portati via, salgono sulle navi e vanno via. Portati via. Lui sì, va. Concludi così poi diamo un po' parola a voi. Diamo una parola a loro perché qui si inizia la parte di Rabbi e quindi abbiamo tempo a vedere. Dato tutti i saluti, poi abbiamo Volu Channel con Davide Cristallo, che bravo. Un abbraccio a un amico grande che avremo, poi possiamo fare un po' di spoiler, Terra Cava, Lato Oscuro di Shiva, ne andremo a parlare proprio con Davide, quindi un abbraccio a tutti loro, che so che è anche un po' casa tua, perché io vi seguo sempre, tra l'altro, quindi andate a seguirli, Volu Channel. Ci hanno chiamati Gianni Pinotto. Bene, ci piace, ci piace. E poi domanda, nelle civiltà antiche a che usi era destinato l'oro? Possiamo ipotizzare che servisse ad allungare la vita agli pseudodei che dimoravano sulla terra? Servisse ad allungare la vita, non posso certamente escluderlo perché non sono né un biologo né nulla. Possiamo dire che siccome ne venivano fatti grandi raccolte, evidentemente aveva un qualche interesse molto più terreno, o nell'atmosfera oppure nell'ingegneria aerospaziale. È già più facile, perché noi sappiamo, i nostri ingegneri ci spiegano che l'oro è sicuramente di gran lunga il miglior conduttore. Quindi se noi dovessimo mai costruire un'enorme navicella spaziale che dovesse andare, che ne so, su Marte, dove volete, i cavi all'interno, i connettori e tutto quanto, non è che li fai di rame che poi si ossidano eccetera, li fai d'oro, innanzitutto perché conducono molto di più, ma non c'è pericolo di ossidazione e via discorrendo. Ma la domanda era perniciosa, perché mi chiede come mai nell'antichità succedeva questo? Perché? Perché sono state scoperte delle antichissime miniere d'oro, non solo quelle famose che ci sono in Sudafrica, che sono valutate 80, 100, 120 mila anni fa, ma ce n'è anche una in Romania, un gruppo di miniere, una zona mineraria in Romania sui Monti Carpazi e una in Danimarca, conosciute, poi non sappiamo. Qual è il discorso? È che all'epoca c'erano i primi uomini sapiens, nella migliore delle ipotesi sapevano utilizzare le pietre e i bastoni appuntiti, che scavassero delle miniere con che cosa vorremmo saperlo e cosa se ne facevano dell'oro, visto che non conoscevano neanche lo stagno e il rame, no? Quindi evidentemente c'era qualcuno che, fra virgolette, li induceva a raccoglierlo. Poi di quest'oro che è stato raccolto in realtà non sappiamo. Mi viene in mente un amico che di recente si è fatto una super casa e ha tutti i collegamenti per l'audio e per le televisioni in oro, perché così non disperde, quindi anche le frequenze, eccetera, eccetera. Esatto, ma è vero. Poi capacità antibatteriche, per quello che si usa per i denti, quindi ma sono non veramente... solo, quando Cortés arrivò e gli altri conquistadores, no? Arrivarono in Centro America, lo dicevo proprio domenica una conferenza, e uno di queste colonne, no? di spagnoli scese ed arrivò sui monti delle Ande e trovarono una certa qual località, no? Che vedendoli arrivare credettero che stesse arrivando Quetzalcoatl nella versione persona, no? Perché il loro comandante aveva la barba barba e capelli rossi. Siccome loro sapevano che un giorno sarebbe dovuto ritornare questa sorta di divinità che era bianca con barba e capelli rossi, gli si sono tutti prostrati davanti. Gli spagnoli capiscono che hanno in gioco questi indios senza dover nemmeno combattere e gli chiedono dov'è il tesoro. Si fanno capire, perché questi naturalmente Eldorado, sì, loro cercavano sempre l'Eldorado, e in effetti li portano in una sorta di palazzo che era pieno di vasellame di tutti i tipi in oro, no? E questi si stupiscono di tutto ciò, no? Dico, ma com'è possibile, no? Che voi che vivete in capanne eccetera eccetera avete il vasellame d'oro? Ah no, questo non è per noi, questo è per gli dei che una volta i nostri avi preparavano per loro, poi sono andati via
noi abbiamo continuato a prepararli e sono qua il giorno che ritornano. Apro una parentesi che non so se ne ha parlato in qualche suo video, ma è una conferenza che mi ha fatto, cioè una confidenza che mi ha fatto Biglino. In uno dei nostri discorsi, fra l'altro questo canale molti ce lo chiedono, ma facciamo finta che è come Biglino? Sì, è proprio un omaggio a Biglino. Se ci pensate, i compro oro, la valuta dell'oro attuale, le crisi che portano a vendersi ognuno il proprio oro, Mauro un giorno mi disse: guarda, non mi stupirei, facendo finta, che questo oro in realtà venisse immagazzinato e che venisse qualcuno a prenderlo e portarlo altrove. Quindi dalla terra... Ne aggiungo ancora una. Dopo la crisi del 29, che potrebbe essere anche stata indotta, no? La crisi della borsa di New York, eccetera, portò ad una ristrutturazione delle leggi delle banche, eccetera, eccetera. E venne tolta, inizialmente negli Stati Uniti e di conseguenza poi in tutto il mondo, la convertibilità in oro della valuta. Quindi la valuta dagli anni 30, in base allo Stato uno o l'altro, non è più convertibile in oro. Una volta se venivi pagato in biglietti, no? Prendevi le 100 lire, 1000 lire, sì, quello che era, tu non volevi la carta, andavi in Banca d'Italia, gli lasciavi la carta e ti prendevi il corrispettivo. In base ai depositi di oro, quella era la carta, non come adesso che il denaro non esiste, esatto, è virtuale. Poi negli anni fra il 64 e il 65 venne tolta anche la convertibilità dell'argento, quindi sparirono i 500 lire d'argento, i 5 franchi in argento in Svizzera, no? I franchi in argento, i 5 marchi in Germania. Le monete in argento vennero ritirate, quindi anche la convertibilità dell'argento non ci fu più, e qualche anno dopo, però ne parliamo poi un'altra volta, del mercurio, è stato vietato l'uso del mercurio perché è pericoloso, no? Quindi da allora... Uso alchemico. Ma no, ma non è tanto una questione di alchemico, è perché mentre in Africa e in Europa si cercava l'oro, in Cina si cercava il mercurio, cioè si cercavano le pietre da fondere per fare il mercurio. Adesso arriviamo a Maometto perché ci siamo quasi, ma diamo una rapida lettura. Allora, siete tanti, quindi ci scusiamo se non riusciamo a leggerle tutte. Ho fatto questa domanda perché ci sono persone che hanno sperimentato l'assunzione di oro colloidale puro in acqua distillata con ottimi risultati sul piano fisico e mentale, e siamo in alchimia, quindi l'oro colloidale viene usato in alchimia. So dell'argento, anche il platino, ma il platino più per altre cose. L'oro è proprio alchimia, ma ne parleremo in una puntata a parte. So che succede, ma non so. È bello ritrovarti anche qui. Ho visto ieri sera la diretta con Marco, come sempre più che interessante, quindi giusto la domanda anche qualche complimento. Grazie. E poi che tipo di Elohim poteva essere Gesù? Una semidivinità tipo Eracle oppure un semplice profeta apocalittico? Allora, se era una semidivinità, nel senso che il padre fosse dalla parte angelica, no? Qui non vogliamo mancare di rispetto con nessuno, e lui sarebbe stato tipo Eracle, no? O Ercole, che era mezza divinità, no? Se invece il padre era Giuseppe, lui sarebbe stato un semplice rabbino che andava, millenarista, che andava a predicare la fine del mondo o cose di questo genere. Purtroppo non lo sappiamo, le teorie sono valide tutte e due. Sì. Apro una parentesi anch'io. Isha Krishna, colui che portava il nome di Krishna, e quindi lo ricolleghiamo anche a tutto un suo ipotetico passaggio in India, ma anche di quello potremmo approfondire. Ma quello ne possiamo parlare, perché in effetti per l'Islam è stata quella la sua strada. C'è ancora la tomba di Gesù Cristo in Kashmir, sì, dove una quarantina di chilometri dalla tomba di Mosè, peraltro, che nella Bibbia si sa che a un certo momento è sparito. Ci piace quando si collega tutto. Esatto. Apro YouTube e trovo in diretta Andrea Marchi, ci scrive: apro YouTube e trovo in diretta Marco Enrico De Graia, più in chat Davide Cristallo, in un canale che mi piace proprio. Ciao Davide, ed è un tuo affezionato ascoltatore. Quindi vedi che uniamo le forze, ci fa un sacco piacere. Ma arriviamo a Maometto, e quindi io parlo un po' a livello di scuola iniziatica. Allora, finisci pure. Vorrei solamente finire la questione di Rabbi Ismael, no? Perché anche lui viene portato in paradiso, però c'è un particolare che è molto interessante di tutto il suo viaggio, no? Che poi scoprirete, a parte la descrizione di questi quasi 30 carri, eccetera. Quello che è interessante è che lui, il nostro Enoch, non l'aveva ancora visto,
lui sapeva che era in paradiso ma non sapeva che c'era. Ad un certo momento deve entrare in un certo qual locale, in una certa zona, e c'è questa grande porta chiusa. Arrivano gli angeli, chiedono di aprire, viene aperta la porta, c'è il solito guardiano che chiede tu puoi entrare, ma lui chi è? Ah, ma lui è con me perché, eccetera eccetera. Entrano dentro, a fianco di questo ingresso c'è una sorta di baldacchino, no? Con un angelo lì seduto, che è il guardiano, il capo guardiano, diciamo l'ufficiale di giornata che fa la guardia alla porta, no? Riconosce che l'altro è un terrestre e lui si fa riconoscere e dice io sono Metatron. Ma chi è Metatron? Non lo conosco. Lui dice io ero Enoch, quando sono stato trasformato in un angelo ho assunto il nome di Metatron. Parlano, gli racconta tutta una serie di cose che non ci interessa, ma gli dice a Rabbi Ismael vieni qui, siediti qui sotto sul baldacchino, lo mette davanti a un qualche cosa che non è descritto perché questa persona 2000 anni fa non era in grado di descriverlo, e gli fa vedere il suo passato recente. Noi possiamo, con la tecnologia attuale, noi possiamo immaginare che erano le videocamere a circuito chiuso fuori dalla porta e che l'aveva filmato quando questo si avvicinava, no? Perché lui dice che guarda in questo specchio magico e vede, no, il suo passato recente. Oppure il Looking Glass. Ho aperto apro e chiudo subito una parentesi. Quindi volevi passiamo a Maometto. Passiamo a Maometto, sì, perché così riusciamo a farlo. Riusciamo a farlo. Allora, Maometto, lo conosciamo chi più chi meno, ricevette, ecco, vediamo questa immagine, Maometto si ritirava nelle colline presso la Mecca a meditare in una grotta e una notte gli si presenta un angelo. E gli dice che gli deve far scrivere certe cose. Maometto dice che non è capace a scrivere, eccetera. Lo obbliga ad imparare a memoria il Corano, ci mette 23 anni, l'angelo ritorna periodicamente, ci mette 23 anni fin tanto che Maometto tutte le mattine scendeva giù, dettava e tutti scrivevano il Corano, eccetera, eccetera. Finito di scrivere il Corano, naturalmente il nostro Gabriele, l'angelo Gabriele, non si fa più vedere. Nel frattempo Maometto ha raccolto tutta una serie di seguaci, fra cui Omar, Ali, insomma i primi fedeli che diventarono califfi, no? dopo di lui, e una sera, e questo c'è nel primo hadith, l'Hadith è la raccolta delle parole dette da Maometto, no? Che è un libro molto importante nel mondo islamico. E l'Hadith numero 2 è questo: una sera erano seduti Maometto, c'era Omar, Ali, insomma erano tutti lì seduti, vedono arrivare un uomo vestito di bianco, no? Che guarda in faccia a nessuno, entra nel cerchio, no, di queste persone che stavano chiacchierando, si siede davanti al profeta e incomincia a interrogarlo. No? Tu sai questo, tu spiegami, no? E gli fa tutta una serie di domande e poi gli dice sì, va bene, hai risposto bene, si alza e se ne va. Tutti sono stupiti perché un qualcuno che arrivi senza salutare, senza venerare, senza non riconoscere l'importanza, e che lo interroghi e dopo che ha finito gli dica sì, va bene, hai detto giusto, e se ne va, e che Maometto ne sa rabbia niente, ma anzi lo saluta con deferenza, tutti lo guardano e Maometto si rivolge a Omar e dice: ma tu sai chi era quest'uomo qua? E Omar dice: no, non ne ho idea, era l'angelo Gabriele, no? che è venuto a parlare. Quindi l'angelo Gabriele l'hanno visto anche gli altri, ed era il solito, un uomo confondibile con gli altri uomini, un uomo vestito di bianco. Noi non sappiamo se aveva una tunica, una palandrano, se aveva una tutina stretta, non ne abbiamo idea, però era vestito di bianco. Questo è sempre. Oppure, come racconta qualcuno, dal modo come camminavano, dalle impronte che lasciavano, loro però non avevano. Sì, è vero, c'è qualche cosa, ci può essere qualche cosa, ma quindi passa poco tempo, Maometto è in casa la sera, vede arrivare l'angelo Gabriele, dice qui mi viene a chiedere qualche cosa, perché questo succedeva, come è successo per Enoch, come è successo per Elia, come è successo per Ezechiele, no? Cioè questi arrivano e ti chiedono, pretendono, no?
e gli va a chiedere: devi venire con me, preparati, devi venire con me. Lui non chiede neanche dove devono andare, no? Perché se ti dicono che devi andare, escono fuori e c'era il Burak parcheggiato lì davanti. Ora, in arabo Burak viene identificato, eccolo qua, viene identificato come lampo, cioè un qualche cosa che va estremamente veloce. Però con la mentalità di 1700 anni fa è difficile descrivere questo qualche cosa, no? Perché queste qui erano persone che conoscevano il cammello, conoscevano, ma voglio dire, non è che fossero avvezzi alla tecnologia. Maometto sale sul Burak. Il Burak è rappresentato come un cavallo di una certa qual dimensione, bianco, ecco, se facciamo vedere questa qui, bravissimo, con il volto da donna, quindi un volto gentile, diciamo, no? Non era appunto, aveva le ali, una corona in testa, la coda di pavone e andava a una velocità folle, no? Cosa succede? Loro sono alla Mecca, quindi a metà dell'Arabia Saudita, salgono sopra, in brevissimo tempo si trovano sopra una città che Maometto in quel momento non riconosce qual è, e invece di viaggiare in orizzontale a quel punto incominciano ad andare in verticale ed arrivano al primo cielo, dove anche lì uguale come Enoch, è la stessa cosa, aprono portoni, chi sei, dove sei, chi è questo qui, è un terrestre, no, fallo entrare con me, eccetera, primo, secondo, terzo, eccetera. Nei vari passaggi Maometto ritrova i grandi profeti del passato, trova Gesù, trova Mosè, trova Elia, trova Ezechiele, no? li trova tutti, si riconosce, lui è, come dire, gli mancano le parole, no? Per sapere di poter parlare con queste persone, fino a quando arrivano al settimo cielo e gli dicono: senti, adesso guarda che qui, dietro questo portone, c'è Allah, che Allah significa Dio, no? Allah ha la stessa radice di Eloah, che sarebbe il singolare di Elohim, no? Quindi vieni dentro, no? E ti facciamo, ti vuole parlare. Entrano dentro, lui si prostra a terra, tutto quello che volete, e Dio gli dice: adesso tu hai il Corano, adesso tu devi diffonderlo a tutti, eccetera, eccetera. Però il buon fedele, ossia musulmano, no? Che significa colui che dà tutto se stesso per Dio, eccetera, eccetera, deve fare queste 5 cose, no? Deve fare un viaggio alla Mecca, deve fare la carità, deve fare il digiuno, eccetera, la professione di fede, no? E deve pregare un numero sproporzionato di volte al giorno, no? 50 volte, 100 volte, viene detto un numero molto grande. Maometto non è che si mette lì a dire, beh, insomma, sai, addio, no? Ma che cosa stai dicendo? No? Non c'è trattativa. Non c'è trattativa. Assorbe e esce di nuovo. Fuori ci sono i profeti che lo aspettano, gli angeli che l'hanno accompagnato, Gabriele fa: oh, com'è andato? Cosa ti ha detto? Mi ha detto questo. No, ma guarda che se l'uomo dovesse mai pregare 50-100 volte al giorno, fa solamente più quello, non vivrebbe più. Ritorna dentro e vai a dire che sono troppe, no? Ma posso? Sì, vai dentro, no? Lui rientra dentro, discute, dice: va bene, allora se sono 100 sono troppe, 50, ma no, facciamo 40, 30, no? Esce, rientra, alla fine Dio dice: va bene, pregheranno 5 volte al giorno, ma questa è la mia decisione e nessuno deve farlo meno volte. Maometto esce, si fa tutto il giro, siamo alla fine, si fa tutto il giro, ritorna fino al primo cielo, di qua risale sul Burak, scende di nuovo in verticale, lui riconosce la città, è su Gerusalemme, esattamente sulla spianata del Tempio, dove oggi c'è la moschea di Al-Aqsa, e da qui viene riportato a Medina, alla Mecca, dove poi lui racconterà tutto quello che è avvenuto ai suoi. Ma infatti prima i musulmani pregavano rivolti verso Gerusalemme. Prima inizialmente pregavano verso Gerusalemme, poi ci fu il problema che volevano il riconoscimento che questa era la parola di Dio da parte degli ebrei, ma non gli ebrei di Gerusalemme, cioè erano gli ebrei dello Yemen e gli ebrei della Mecca, no? Gli dissero: no, c'è la Bibbia, c'è questo, c'è quello, questo è un libro che hai scritto tu, non è vero, hanno litigato, no? Sostanzialmente.
Maometto si è offeso e quindi invece di pregare rivolti verso Gerusalemme pregano rivolti verso la Mecca. Qua è doverosissimo puntualizzare che noi come filosofia del programma facciamo finta che il Corano, come tutto ciò che potrebbe essere interpretato in maniera esoterica a livello di linguaggio di una scuola iniziatica, ha più strati di letture, più interpretazioni, e quindi esatto, quindi noi ne abbiamo raccontata una, ma ovviamente chi è credente, fedele, ne associa altro. Sì. Adesso volevo chiedere soltanto alla regia se riesce a mettermi accoppiate 2 immagini, se è possibile? Sì, ce l'abbiamo. Perfetto. Diamogli solo il tempo di, allora, di dividere lo schermo in 2. Io un po' di tempo fa ho fatto questa piccolissima scoperta, diciamo. Abbiamo detto che il Burak è di una certa dimensione, è bianco, ha il volto da donna, ha la coda da pavone, no? E viaggia a una certa qual velocità ed è in dotazione agli dei. Ebbene, ho scoperto che in India, quindi in tutt'altra religione, in tutt'altra tradizione, esiste sostanzialmente la stessa immagine che adesso vi verrà presentata, dove eccolo qui, benissimo, ci siamo, eccoli qua, dove quello con la corona diciamo a lato, no, sotto è il Burak che sarebbe il cavallo, mentre invece l'altro che vediamo sopra è, in India viene identificato come la mucca sacra, ma ha esattamente le stesse caratteristiche, è bianco, è grande, massiccio, il volto di donna, la coda di pavone, è veloce, bianco, è uguale. Tra l'altro qui avete visto anche, vi do il rimando alla puntata con Malanga, la seconda, perché ne abbiamo fatte 2, la seconda con Malanga in cui lui va a ripercorrere il mito, lui parla molto del toro bianco, di questa figura, e l'associa proprio a delle strutture, delle damigelle volanti, e questa immagine risulta ancora più calzante con quello di cui stiamo parlando, perché la stessa mucca sacra di cui tu ci hai fatto vedere una rappresentazione che ha a che fare con la cosmogonia, con la nascita un po' di tutto, eccola qua. Eccola qua, dunque se la regia la lascia un attimo soltanto per illustrarla, questa qui sarebbe la stessa mucca, no, di prima, che quando dall'India veniva utilizzata dagli dei per andare sul monte sacro che è alle falde del Kailash, Monte Kailash. Ecco che questa grande mucca bianca poteva contenere al suo interno tutte le divinità che vengono qui rappresentate, ma non solo, attraverso questa mucca sacra diciamo i servitori, i fedeli, ne ricevevano beneficio, nel senso che potevano mangiare, insomma quello che gli davano. Però questa mucca prendeva il volo con tutti gli dei dentro e li portava sul Kailash. Fantastico, fra l'altro Monte Kailash è dove fino a qualche tempo fa si poteva anche incontrare Shiva, e quindi ci ricolleghiamo a quello di cui parleremo con Cristallo e quello di cui abbiamo parlato con Malanga, quindi vi invito ad andare a cercare le nostre puntate precedenti, ne abbiamo fatte 2, la seconda parla proprio del mito, e qui il toro bianco viene proprio spiegato in tutte le sue declinazioni a livello di quello che poi andiamo a raccontare. Vediamo se c'è ancora qualche domanda. Allora, se abbiamo veniamo del tempo, a voi. Allora, in realtà direi che ancora qualche minuto giusto per concludere il discorso. Fra l'altro voglio anche collegare sempre riguardo all'India con i viaggi che si vanno a fare da Brahma, quindi Brahma Loka, anche lì sono vari pianeti, si devono susseguirsi con tutte delle analogie anche di astrofisica. Teniamo presente che il sanscrito, siccome ha la stessa origine, no, delle lingue indoeuropee, noi diciamo luogo, no, che ha la stessa radice di Loka. Loka. No? Esatto. Bene, e fra l'altro ho scoperto anche che potremmo anche fare una puntata insieme dedicata un po' a quello che è il mio mondo, quindi un po' al mondo dell'India. Qualcosa abbiamo trovato. E fra l'altro, se andate a riguardare la diretta con Giorgio Cerquetti, la domanda che il nostro Marco Enrico De Graia ha posto a Cerquetti in realtà apre la porta a una puntata che faremo insieme. Ayeje Brazov, grande citazio, grazie mille, guardavo la puntata delle divinità blu, io sono sardo e anche noi abbiamo leggende simili di queste
questi esseri, abbiamo anche un gruppo di nuraghe che formano la costellazione di Orione, quindi gli Shardana. Sì. Ne abbiamo parlato e stiamo anche per parlarne, perché fra l'altro guarda come si ricollega tutto. Grazie a Davide Cristallo abbiamo intervistato Felice Vinci ed è una delle puntate che stanno per uscire, quindi essendo una diretta diamo anche le anticipazioni, quindi stanno per arrivare Felice Vinci, sta per tornare Max Caranzano, sta per arrivare Massimo Mazzucco, insomma ne abbiamo di belle ancora. Dario Z: Gesù era un unto del Signore secondo la filosofia messianica ebraica, provò a far sollevare il popolo ma fu accusato di lesa maestà, il re dei giudei, arrestato per seduzione e condannato a morte. Sì, questa è la versione ufficiale. In realtà fu catturato dagli ebrei perché aveva bestemmiato dicendo che era figlio di Dio, quindi insomma la versione ebraica è diversa dalla versione dei nostri bambini. Noi siamo in live, stiamo leggendo i commenti, poi ovviamente per chi si fosse sintonizzato solo ora potete andare a rivedere, perché verrà ovviamente caricata sul nostro canale, quindi da stasera, da domani in poi potrete rivedere anche l'inizio, perché insomma è molto interessante. Abbiamo fatto queste analogie di questi voli, di questi viaggi che sono stati fatti a qualcuno e compaiono in tante città, in tante culture. In tantissime culture, sì. Enoch e Maometto molto simili come racconti. Noi allora adesso sì, è stata molto breve, io in realtà riesco, per ognuno dei due fatti posso parlarne anche 3 ore, però voglio dire, tanto per dare l'idea, no, di quello che è il viaggio. Però effettivamente più o meno le stesse cose le troviamo anche in Ezechiele, le troviamo in Elia, anche Elia è stato portato via. Secondo le tradizioni rabbiniche anche Mosè, che poi la tomba la troviamo in Kashmir, ma lo sappiamo che alla fine dell'Esodo gli viene permesso solamente di vedere la terra di Canaan dalla collina, poi lui sale su un altro monte e di lui non si sa più nulla. I rabbini dicono che è stato prelevato e è stato portato via, ma lo stesso Gesù, ci dicono i Vangeli, no? Che la nube, no? che l'ha portato in cielo, e i Vangeli apocrifi lo spiegano anche molto meglio. Anche nella mitologia norrena c'è una mucca sacra, si compare un po' ovunque, Nihal ce lo scrive. Sì. Patrizio domanda: viaggio nei cieli è come Stargate? Non so la tua opinione, anche. Nel senso che qui in questo caso sono navicelle che si alzano e viaggiano, però gli Stargate ci sono sicuramente sul nostro pianeta, ma ce ne sono anche altre, sono delle scorciatoie. Quindi... Allora io ti lascio, ma proprio perché abbiamo ancora 2 minuti, la mia opinione. Io non so se esista o se sia possibile, no, qui sulla Terra non esiste, però se esista anche altrove, una tecnologia tale che permetta di fare dei viaggi così lunghi senza utilizzare degli Stargates, perché non so che materiale, che sostanza possa resistere a velocità molto superiori alla luce, quindi secondo me è quantomeno plausibile che per andare da qui a dove vi pare, Sirio, dove vi pare, si entri in uno di questi punti, diciamo queste scorciatoie, come dicevi te, e si esce da un'altra parte in zona, diciamo, no? Come se fossero 2 caselli dell'autostrada. Io entro per arrivare al casello, vado da qui a Settimo, no? Entro nel casello, mi faccio tutta la tangenziale, poi esco dal casello di Moncaglieri. No? In realtà ho fatto un percorso con lo Stargate, il pezzo che ci sarebbe, diciamo, dentro l'autostrada sarebbe a velocità folle, però perché è abbreviato, quindi io entro da un casello e esco dall'altro casello. Anche qua la mitologia indiana ci viene in soccorso, perché 2 amanti che la mitologia racconta fecero visita proprio a Brahma Loka, in realtà è a milioni di anni luce, quindi loro nell'andare, rimanere qualche secondo e ritornare, in realtà ritornando sono passati milioni di anni. Ecco. Ma guarda, proprio velocissimo per concludere, nel Corano c'è spiegata molto meglio la vita di Re Salomone. Ora, Re Salomone, il momento che deve andare a incontrare, lui riceve la regina di Saba, questa deve partire con i mezzi di allora, quindi cavalli, cammelli, carri, quello che era, dallo Yemen tendenzialmente, percorrersi tutta l'Arabia Saudita ed arrivare abbiamo una redazione che fa accadere le cose, ho provato a far finta di niente, niente. Stava entrando il Mosconica in me.
Però io sono stato bravo. Tu sei stato bravissimo. Io in realtà non rido perché l'hanno fatti cadere, ma perché poi sono rimasti tutti. Benissimo. Ora cosa succede? Che nel frattempo che la regina di Saba sta arrivando, e quindi sono viaggi di giorni e giorni, probabilmente dico, non meno di 2 settimane, un essere che lavora per Re Salomone, che però non è un umano, ma non è neanche un malà, quindi non è un angelo, è un qualche cos'altro, che viene identificato come Jinn, ed è un consigliere di Salomone, gli dice a Salomone: vediamo se questa donna che dicono che è tanto intelligente, se è vero. E come faresti tu, chiede Salomone, a scoprirlo? Guarda, facciamo così, io vado fino al suo palazzo reale, prendo il suo trono, lo porto qua e lo metto di fianco al tuo, vediamo se lei quando entra lo riconosce. E Salomone gli dice: vabbè, ma tu come fai? Lei è già per strada, arrivare e ritornare prima che lei arrivi, tu non ti preoccupare. Lui esce fuori, parte, va e ritorna con il trono e glielo piazza vicino al collo. Quindi voglio dire, una bella tecnologia. Una bella tecnologia. Fra l'altro sui Jinn abbiamo già trattato. Bene, mi fanno segni improponibili dalla regia, vuol dire che siamo giunti alla conclusione, quindi noi intanto ringraziamo voi per essere sempre dei nostri, e le live servono anche proprio a fare domande in tempo reale. Ne abbiamo scelta solo qualcuna, non vi offendete, spero che capirete, ma poi riproponete comunque nei commenti della puntata, in realtà da domani, cioè da quando sarà disponibile come puntata vera e propria, nei commenti risponderemo poi a tutti. Se riusciamo, Con Marco ovviamente sei di casa. Sono di casa, adesso mi faccio dare anche un armadietto per tenere qui la mia roba. Ci sta. Volevi aggiungere una cosa in chiusura? Dimmi se c'è qualcosa, veloce. Dove è scritto che i cieli sono 7 e come si sono divisi? Allora, se vogliamo, poi c'è anche l'Arca dell'Alleanza, sarà una puntata a sé. La questione dei 7 cieli è un po' complicata, perché è in tantissime tradizioni, e io non so dirvi perché. Ce ne possono essere 7, se perché erano legati ai 7 pianeti una volta, o se i 7 pianeti erano identificati perché c'erano questi 7 ipotetici cieli. I cieli, in realtà, secondo queste tradizioni che ho raccontato, sarebbe lo spazio che vi è fra un luogo che è su un pianeta e il luogo che c'è nel pianeta successivo. Sarebbe questa fascia di spazio che c'è in mezzo. Solamente per concludere, come sono stati creati, la tradizione rabbinica dice che, proprio una frase, un tempo vi era solamente Dio che riempiva il tutto, poi a un certo momento Dio si è ritirato, ha fatto vibrare le sue corde vocali, e con questa vibrazione ha generato il creato. In principio era il verbo. In principio era il verbo, come dice Giovanni. Grazie ovviamente a Davide Cristallo, tieniti pronto perché Terra Cava, lato oscuro di Shiva, il prossimo step live sarà sicuramente quello. Un sacco di complimenti anche per te, quindi Hare Krishna a tutti quanti, un abbraccio grandissimo, rimanete collegati, domani esce una puntata su Pier Giorgio Caria dove c'è anche una chicca finale, quindi domani ore 12, per chi invece la guarderà poi la trovate in tutto il nostro elenco, quindi rimanete con noi. Grazie Marco. Grazie a tutti. Grazie Manuel, Giada, grazie a voi a casa, appuntamento alla prossima puntata. Bene.